Quando un papa muore o si dimette, è necessario fare delle elezioni per scegliere la nuova guida spirituale della Chiesa Cattolica. Ma esattamente come si elegge un papa? Oggi vi voglio parlare del conclave e di cosa avviene all'interno della Cappella Sistina durante l'elezione del nuovo Papa. In queste ore si parla tantissimo di conclave e quindi è bene fare una panoramica generale così da avere le idee chiare. Per farlo abbiamo anche realizzato delle animazioni 3D del tutto inedite. Iniziamo! Quando il Papa in carica muore o si dimette, inizia il periodo della sede vacante, durante il quale il potere della Santa Sede è nelle mani del Collegio dei Cardinali, che però può occuparsi solo di ordinaria amministrazione e comunque in genere questo periodo dura poco. Appena avuta la notizia della morte o delle dimissioni del Papa, infatti, il Cardinale Decano, che è sostanzialmente il presidente del collegio, convoca a Roma tutti i cardinali elettori al di sotto degli 80 anni, cioè tutti quelli che sono ammessi al voto per la scelta del nuovo Papa. Questo è il famoso conclave. Il conclave è stato istituito nel XIII secolo, anche se le norme per l'elezione sono cambiate molte volte nel corso del tempo. Le disposizioni più recenti sono state emanate da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis del 1996, in seguito poi ritoccata da Benedetto XVI e da Papa Francesco. Prima dell'inizio delle votazioni viene celebrata la messa proeligendo nella Basilica di San Pietro. In seguito i cardinali del conclave si riuniscono nella Cappella Sistina e dopo che tutto è stato sistemato, un apposito maestro delle cerimonie, che non è un cardinale elettore, pronuncia la frase extra omnes, fuori tutti, con la quale ordina di uscire a tutti gli estranei. Da questo punto in poi i cardinali non possono più avere contatti con l'esterno per tutta la durata del conclave. Tra l'altro il nome conclave è di origine latina e deriva proprio dal fatto che i cardinali sono letteralmente chiusi a chiave dentro la Cappella Sistina, con clave. Ovviamente non è che restano bloccati nella Cappella Sistina per tutto il tempo, ma alloggiano presso la Domus Sancte Marte, passando da via delle fondamenta sempre senza avere contatti con nessuno. Per eleggere il Papa, e dopo vi spiego chi si può candidare, è necessario che tra tutti i cardinali elettori ci sia una maggioranza di 2/3 dei voti. Quindi ipotizziamo che ci siano 150 cardinali elettori. Un cardinale, per essere eletto Papa, deve ricevere almeno 100 voti, cioè i 2/3. Se invece il numero di cardinali non è divisibile per 3, quindi non so, ad esempio 101, è necessario raggiungere i 2/3 più 1. Quindi 2/3 di 101 sono 67, togliendo ovviamente la parte con la virgola, più 1 fa 68. Quindi con 101 cardinali elettori servono almeno 68 voti. Raggiungere questo valore però non è sempre così facile e per questo motivo, dopo la 34esima votazione, se ancora non si è arrivati alla maggioranza richiesta, si prendono i 2 più votati dal precedente scrutinio e si mettono solo loro 2 al ballottaggio. Anche in questo caso però non basta avere la maggioranza, ma bisogna raggiungere sempre i 2/3 più 1. Se facciamo l'esempio con dei casi recenti, in realtà non si è arrivato a un numero così alto di scrutini. Infatti abbiamo ad esempio Papa Francesco, che fu eletto dopo il 5° scrutinio, mentre Papa Benedetto XVI dopo il 4°. In epoca recente, uno tra i conclavi più lunghi fu quello di Papa Pio XI nel 1922, che fu eletto dopo 14 scrutini. Ad ogni modo, per votare si costituisce un seggio elettorale composto da 3 cardinali scrutatori, che vengono estratti a sorte, 3 cardinali che ritirano i voti di eventuali cardinali infermi e altri 3 che fanno da revisori. A ogni membro del conclave vengono distribuite delle schede rettangolari con la scritta in latino Eligo in summum pontificem, sotto la quale dovrà essere scritto il nome del candidato prescelto. Dopodiché il voto viene piegato a metà e, tenendolo in alto, viene inserito all'interno di un piatto. Al termine delle operazioni di voto, i 3 scrutatori procedono al conteggio delle schede e comunicano il risultato. Se nessun candidato raggiunge il quorum, si procede a un nuovo scrutinio. Considerate che in genere se ne fanno 4 al giorno, 2 di mattina e 2 di pomeriggio, tranne il primo giorno che se ne fa uno solo. Se invece un cardinale raggiunge i voti necessari, il cardinale decano del collegio, cioè quello a capo del collegio, gli chiede in latino se accetta l'elezione e in seguito quale nome pontificale sceglie. A questo punto, prima di andare a vedere cosa accade quando un cardinale ottiene la maggioranza, vorrei spendere 2 parole per parlare della fumata bianca e della fumata nera. Dopo ogni scrutinio, infatti, si comunica l'esito della votazione alla folla riunita in piazza San Pietro mediante la famosa fumata. Questa non è altro che il fumo prodotto dalla combustione delle schede che esce da un apposito camino. Il fumo è nero se il quorum non è stato raggiunto,
bianco se invece il Papa è stato eletto. La stufa utilizzata è in ghisa, di forma cilindrica, è alta circa 1 metro e ha un diametro di circa 45 cm. Nella sua parte inferiore ha uno sportello per accendere l'innesco, mentre in quella superiore ha uno sportello per introdurre le schede da bruciare. Storicamente per la fumata nera si bruciavano semplicemente le schede, mentre per la fumata bianca, oltre alle schede, veniva bruciata anche della paglia umida. In realtà con gli anni è stata introdotta anche un'apparecchiatura ausiliare a fumogeni, così da rendere le fumate più visibili e soprattutto chiare. Si tratta di un apparato all'interno del quale ci sono due scomparti, uno per mettere i fumogeni di colore chiaro e uno per quelli di colore scuro. C'è poi una centralina elettrica che gestisce la fuoriuscita di fumo durante la bruciatura delle schede. Ovviamente poi le canne fumarie della stufa e quelle della macchina fumogena confluiscono sulla copertura dell'edificio così che tutti possano vedere il fumo. Quindi, una volta che avviene la fumata bianca, cosa succede? Torniamo al conclave. Dopo l'accettazione del ruolo da parte del cardinale più votato, si passa alla vestizione degli abiti pontificali nella Stanza delle Lacrime. Questa non è altro che la sacrestia della Cappella Sistina e si chiama così perché il neoeletto dovrebbe piangere per la commozione di aver ricevuto questo incarico. Qui sono già presenti abiti di taglie diverse, in maniera da potersi adattare a chiunque sia eletto, e infine si procede all'annuncio pubblico. Il cardinale protodiacono, cioè il cardinale diacono nominato da più tempo, si affaccia alla loggia della Basilica di San Pietro e pronuncia la celebre formula Habemus Papam. A questo punto il nuovo pontefice in genere rivolge una benedizione e alcune parole alla folla di Piazza San Pietro. Bene, questo è il processo elettivo del Papa. Arrivati a questo punto vorrei chiarire solo un ultimo aspetto, cioè chi è che può diventare Papa? I requisiti previsti dal diritto canonico per essere eletto e Papa in realtà sono soltanto 3. Bisogna essere maschio, celibe e battezzato. Teoricamente, chiunque possiede questi requisiti è eleggibile e non è nemmeno necessario essere un sacerdote o un cardinale. Quindi anch'io, virtualmente, sarei eleggibile a Papa, proprio per fare un esempio. Ovviamente poi nella pratica le cose sono un po' diverse e il Papa è sempre scelto tra i cardinali presenti al conclave. Diciamo che è come se fosse una sorta di quarta regola non scritta, il che però ha anche senso se ci pensiamo, anche perché per guidare la Chiesa è necessario qualcuno che abbia una profonda conoscenza di quel mondo. E quindi chi meglio di un cardinale? Pensate che l'ultima volta che è stato eletto un pontefice che non partecipava al conclave risale al 1522, quando fu eletto Adriano VI, che comunque era già cardinale. L'ultimo papa che invece non apparteneva al clero ma era laico risale addirittura al 4 dicembre 963, quando venne eletto Papa Leone VIII. Comunque, durante il conclave avvengono discussioni e trattative tra i cardinali, che in genere si dividono in fazioni in base alle idee politiche, divisioni della Chiesa o alla provenienza geografica. Quindi diciamo che i cardinali si possono influenzare a vicenda durante il conclave, mentre l'influenza dall'esterno è vietata. Ed è per questo che sono chiusi dentro alla Cappella Sistina, anche se in realtà nella storia qualche contaminazione c'è stata. Fino all'inizio del Novecento, infatti, i sovrani dei paesi cattolici avevano il diritto di veto, cioè potevano far sapere al collegio, tramite un cardinale di loro fiducia, che non gradivano l'elezione di un determinato candidato. In tempi più recenti, invece, è diffuso il timore che si possano collocare microspie o altri strumenti tecnologici nella Cappella Sistina e per evitarlo sono effettuati accurati controlli di sicurezza. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fino a questo punto. Spero che questo video vi abbia aiutato ad avere le idee un po' più chiare su come avviene l'elezione del nuovo Papa e se avete altri dubbi scrivetemeli nei commenti. Noi invece ci rivediamo per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.